Questi sono i Ray-Ban Meta e li ho acquistati e testati anche per voi. Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Sto indossando i Ray-Ban Meta che ho acquistato un paio di settimane fa circa. Li ho testati mentre stavo a Ibiza e Formentera e oggi voglio parlarvene, darvi e dirvi alcune delle mie considerazioni, come mi sono trovato, a cosa servono. E per chi non sapesse cosa sono i Ray-Ban Meta, sono una serie di occhiali smart creati tra Ray-Ban e appunto Meta. Meta comprende WhatsApp, Facebook, Instagram, eccetera eccetera. Loro si sono uniti per creare questi occhiali smart. Ultimamente li stanno aggiornando veramente tanto. Ho visto dei video di qualcuno che li aveva recensiti un paio di mesi fa e ci sono già state un sacco di migliorie. Prima voglio lasciarvi al video dell'unboxing che ho registrato direttamente quando stavo ad Ibiza. Siamo qui ad Ibiza, come potete vedere, e ho acquistato questi Ray-Ban Meta versione Wayfarer. Li ho presi in aeroporto, non li ho ancora aperti, sono ancora sigillati, andremo ad aprirli assieme. È un po' che li volevo testare. Ora con i nuovi aggiornamenti hanno un sacco di feature in più, alcuni sono attivabili anche se in Europa ancora non è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale su alcune cose. Basta loggarsi con una VPN appunto dagli Stati Uniti e si potrà utilizzare una volta che si è loggati semplicemente con l'iscrizione. Poi non servirà avere una VPN, quindi bastano quei 5 minuti una VPN che si trovano anche gratuitamente per fare questa cosa. Poi potrete utilizzarli in lingua inglese. In lingua italiana ovviamente ci sono tutte le altre funzioni, però in Europa ci sono diverse leggi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Qua siamo un po' più duri su certe cose e quindi prima passa più tempo. Andiamo subito ad unboxarli. Oh, questa è la parte più bella. Già la scatolina mi piaceva un sacco, molto semplice, figa, ma si vede che comunque è fatta con una certa qualità. Listen, call e live stream, perché da quello che so si possono fare anche live streaming fino a 30 minuti se non sbaglio. Ovviamente le persone vedranno quello che vedrai tu, non è che vedono te stesso, a meno che non ti giri gli occhiali, ma andiamo subito a vederli, dopo vi dico qualche specifica più dettagliata che andremo a leggere, anche perché non me le ricordo tutte a memoria. Confezione si presenta così, si va ad aprire tipo cofanetto, bellissimo, cioè, questo già fa capire molto, spero vediate bene, ma volevo farvi vedere anche un po' lo sfondo nella quale mi trovo. Adesso sono qua di Ibiza, poi domani vado a Formentera per 5 giorni. Allora, questa è la box che va perfettamente a fittare, l'intaglio non si muove di un millimetro. Queste sono quelle cose che vi fanno apprezzare di più appunto la qualità di certe cose. Qua possiamo vedere dentro c'è questo pannino che è classico per pulire le lenti. Tiriamo fuori qua, penso sia un piccolo manuale di istruzioni, sì, get started, ti dice come funzionano, la batteria, l'indicatore di luminosità che si trova qua sulla box, che fa anche come box di ricarica. Qua ti spiega tutte le varie funzioni, hanno il touch, si alza il volume strusciando il dito, ci si può parlare e appunto fare un sacco di cose. Ovviamente c'è anche l'applicazione, adesso poi non andrò a settarle qua con voi, andrò ovviamente ad utilizzarle in questi giorni. Qua altro manualetto, pezzuola per pulire gli occhiali targata Meta e Ray-Ban, molto carina anche questa. E qui vediamo gli occhiali, andiamo ad aprirli. Qua ovviamente si calamita, adesso come vedete si è acceso il LED verde di ricarica per dire che sono carichi. Andiamo a tirarli fuori, a rimuoverli dalla scatola, tac, belli. Allora li ho presi nero opaco, ho preso il modello Wayfarer appunto. Sono arrivato in aeroporto, li ho trovati, c'erano questi con le lenti scure, se no c'erano gli altri con le lenti anche chiare, trasparenti. Sì, comode per la notte, ma queste come vedete non sono così tanto scure. E c'era anche la versione invece lucida, l'ho preferita nera opaca, che si adatta sicuramente più a me. Andiamo a provarli intanto per vederli. Io li ho provati appunto lì in negozio, leggerissimi ragazzi, non sembrano assolutamente degli occhiali super tecnologici, e già questo è un punto a favore. Sono veramente sottili, quindi non si vanno a notare. Anche ovviamente le fotocamere, che poi una è una fotocamera e l'altra invece è un ledino, tanto lì stanno sgommando con dei gommoni, e l'altro è un ledino di notifica che fa capire che gli occhiali stanno filmando. Adesso poi anche lì
li andremo a testare e a provare bene. In realtà c'è un ledino anche qua dentro che voi non potete vedere e io lo intravedo malapena con la coda dell'occhio se vado a vedere, ma adesso come adesso si è acceso ma non lo vedo, forse perché c'è troppa luce. È tipo un LED di notifica che ti segnala un sacco di cose. Come possiamo vedere qua c'è il tastino appunto per scattare foto, fare video eccetera eccetera. Qui c'è un altro tastino che si mimetizza totalmente ed è un tastino per spegnerli, quindi uno può anche tenerli indosso ma lasciarli spenti per non consumare la batteria, perché comunque anche se rimangono accesi non utilizzati la batteria dura meno. Hanno due casse che si trovano qui e ieri appunto testandole lì in aeroporto le ho sentite, si sentiva veramente bene, e hanno 5 microfoni se non sbaglio qua dentro e anche qua nelle bacchettine per i vari suoni. Poi voglio dire qualche specifica un po' più precisa. Acquisizione immagini sono da 3024 x 4032 pixel, acquisizione video 1144 x 1920 in 30 fps. Come dicevo, audio a 2 speaker e 5 microfoni, controlli touch e vocali, batteria da 154 mAh, ha un processore Qualcomm Snapdragon AR1 generazione 1, connettività Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, Bluetooth 5.3, memoria 32 GB, compatibilità sia con iOS 14.4 e nuovi e Android 10 e nuovi ovviamente. Inizialmente non volevo prendere questo modello ma volevo testarli, volevo provarmeli in volto prima di acquistarli, perché comunque questi qua li ho pagati sui 341 lì in aeroporto, gli altri che volevo io costavano 400 e qualcosa, quindi nel senso non sono due spiccioli, volevo prima provarli per vedere come mi stavano. Inizialmente ero puntato sull'altro che è il colorazione roccia forse, trasparente, comunque erano fatti tipo trasparenti con le lenti però transition che quindi cambiavano colore, da chiare chiare diventavano color anguria. Quel colore anguria non mi convinceva molto, oltre che il colore della montatura. Era bello perché era trasparente ma poi andare bene a vedere nella trasparenza si vede veramente poco. La cosa figa sarebbe stato vedere magari chip interni, ma quindi alla fine ho puntato su questi con le lenti scure, non sono troppo scure ragazzi, comunque si può vedere e probabilmente si possono utilizzare durante le ore serali quando cala più il buio, però queste sono le lenti polarizzate, hanno quel prezzo poco più alto delle classiche lenti normali. Adesso ci sono differenti colorazioni come differenti modelli di montatura, quindi lì sta a voi la scelta. Allora, adesso devo appunto scaricare l'applicazione su telefono, fare l'iscrizione avendo la VPN accesa, appunto per farmi risultare comunque in America e poter attivare l'intelligenza artificiale. Proverò in questi giorni qua a Ibiza e anche a Formentera a utilizzarli, poi vi farò sapere meglio una conclusione di questo video. Ci vediamo tra qualche giorno per me, pochi secondi per voi. Eccoci qua di ritorno, quello è stato il video unboxing, gli occhiali appunto li ho presi in aeroporto prima di partire, li ho trovati e quindi li ho assolutamente presi. Volevo prenderli online ma avrei voluto prima provarli, non sapevo come mi stavano, non sapevo se mi trovavo bene o no, se erano pesanti. Avevano solo due modelli, ovvero questi che ho acquistato io che sono il modello Wayfarer, lenti in grafite polarizzate e la finitura matte black. C'è anche la finitura lucida, ci sono quelli trasparenti, ci sono le lenti verdi, ci sono le lenti transition che quindi cambiano colore. Poi volendo, se uno va in un negozio Ray-Ban può assolutamente farseli fare un po' come si vuole, cambiando anche le lenti eccetera eccetera. Appunto chi ha problemi anche di vista può far mettere le lenti prescritte con la propria gradazione per poter vedere meglio. Questi, anche se sembrano scuri, vi proteggono assolutamente dai raggi solari, ma sono veramente chiari. Vi dico che io quando mi trovavo a Formentera alle 8-9 di sera, 9 di sera era già calato, stava già calando il buio, ormai il sole va via un po' prima, li ho tenuti su per andare in motorino. E poi torniamo anche a questo perché sono veramente comodi anche quando guidate, vi possono aiutare, soprattutto appunto se magari siete in motorino, non sapete la strada, non avete magari un Apple Watch, ma anche comunque con l'Apple Watch o uno smartwatch in generale, anche se avete le mappe, diventa scomodo di volta alzare il polso, guardare dove state andando, eccetera, eccetera. Una cosa che voglio aggiungere che non ho detto nel video unboxing, anche perché non lo sapevo, non ci ho pensato, ed è una cosa che può tornare utile a tanti avere questa informazione, ovvero la custodia di ricarica non è
fatta in pelle. Questo lo dico perché magari ci sono animalisti o comunque persone magari vogliono comprare questi occhiali ma non vogliono avere una confezione di pelle, quindi non vi preoccupate, non è in pelle. Lasciando questa piccola info da parte, mi sono fatto una lista di un po' di cose della quale vorrei parlare. Allora, una delle prime cose alla quale mi sono tornati veramente utili, e se non fossi stato a Formentera o comunque in viaggio probabilmente neanche l'avrei usata così tanto, ovvero appunto la parte navigatore, una cosa della quale nessuno ha parlato nei vari video che ho visto, e mi sono trovato veramente bene, soprattutto quando ero in motorino, che sì, ok, ho l'Apple Watch, posso mettere Maps qua, tirare sul polso, vedere dove andare, ma ogni 5 secondi quando siete in motorino diventa anche scomodo e pericoloso. Una cosa fighissima è che quando aprite la mappa appunto da Maps dal telefono, in automatico loro sono collegati e quindi le indicazioni, ovvero girare a destra, girare a sinistra, tra un chilometro c'è la rotonda, andare di qua, prima, seconda uscita, ve le dicono tutto tramite appunto le casse che ci sono integrate. Ed è una cosa veramente comoda, ragazzi, è stata super utile, anche perché sennò avrei dovuto sempre fermarmi, se non hai uno smartwatch devi tirare fuori il telefono, non tenevo neanche il telefono in tasca perché con i pantaloncini rischiava di cadermi dal motorino, quindi gli occhiali sono stati estremamente utili perché andavamo a zonzo, mettevo la via e mi ci portavano semplicemente con le indicazioni. Veramente, ragazzi, top, top. Top. Al ritorno ho fatto anche il viaggio in treno, ovviamente ho fatto anche il viaggio in aereo ho semplicemente tenuto su le cuffie, in treno sia ho tenuto sulle cuffie per ascoltare la musica, sia ho provato ad utilizzarli per ascoltare la musica o per vedere dei video, comunque con il casino che si può presentare su un vagone. Era sera, era pieno, c'era anche un bambino che strillava la pazza gioia, non tanto di gioia, tralasciando il bambino che piangeva. Quando metti il volume al massimo, se la gente non ti urla ovviamente nell'orecchio, c'era anche un ragazzo che parlava con i genitori dai sedili di fronte a me, senza gli occhiali indosso, senza l'audio, sentivo totalmente quello che stava dicendo, anche perché teneva un tono di voce abbastanza alto. Con gli occhiali non mi dava nessun fastidio, quasi non lo sentivo più, sentivo la mia musica tranquillamente, mi sono messo a vedere dei video, quindi anche quello vanno veramente a nasconderti gli altri suoni, anche se comunque sono veramente comodi, perché nel momento in cui il treno, come è successo, si è fermato 20 volte per dei problemi, lo annunciavano, quindi bastava che toccavo un attimo la stanghetta in fianco, che è touch, per togliere il volume. Anche nel momento in cui vi trovate in stazione dei treni, cosa che mi succede sempre, cambiano il binario perché il treno è in ritardo, come sempre. Quando ho sulle cuffie devo sempre stare all'occhio, vedo magari le altre persone muoversi, quindi tiro via e chiedo a qualcuno se hanno spostato il binario, eccetera, eccetera. Con questi, se tenete la musica bassa, potete sentire anche quello che magari annunciano, quindi anche su questo sono veramente comodi. Poi se vi volete isolare, come ho detto, c'era il bambino che strillava di brutto, in quel caso sentivo ogni tanto gli strilli e ovviamente lì ti metti un paio di cuffie. Top. Cosa veramente top, che nel momento in cui voi le andate ad aprire e a indossare, loro si vanno a collegare direttamente al telefono, quindi tutto l'audio che poi andrete a sentire, che siano storie, che siano vocali, le storie Instagram, che siano video, che siano vocali su WhatsApp, vocali in automatico le sentirete tutte qua, non usciranno più dal telefono, quindi quello comodo anche se siete in mezzo alle persone per la vostra privacy, perché a meno che uno non vi è seduto qua in fianco in totale silenzio e voi avete il volume a palla, non andrebbe a sentire quello che voi state andando a sentire. Ma soprattutto nel momento in cui io tiravo fuori le cuffie e comunque indossavo gli occhiali, si annullava l'audio degli occhiali e andavano quello delle cuffie, almeno questo per quanto riguarda la musica. Poi mi sono accorto che invece quando mi arrivava magari un messaggio su WhatsApp, tipo da mia madre, verbalmente mi diceva dalle casse che mia madre mi aveva mandato un nuovo messaggio. Nel momento in cui vi arriva appunto la notifica, vi annunciano la persona che vi ha mandato il messaggio, e se state vedendo un video o ascoltando della musica si stopperà per quei secondi che finisce di annunciarti il nome della persona e poi riprenderà in automatico ad andare, quindi non vi perderete neanche un pezzo di video da dover tornare indietro, eccetera eccetera. Ho implementato veramente tutto bene, li ho usati veramente tanto, anche perché spesso mi è capitato di andare a cena e tante cose sul menu erano scritte magari in spagnolo, non sapevo cosa fossero, quindi bastava guardare direttamente il menu, chiedere appunto a Meta di tradurre quello che c'era scritto in lingua italiana, o anche semplicemente di chiedergli cosa fosse quel tipo di cibo, perché a volte c'erano alcuni tipi di cibi che non avevo mai sentito nominare o la quale non ricordavo cosa fossero. Basta chiederlo e avrete una risposta chiara
e decisa. Il vero grosso problema è che al momento in Europa ancora non c'è, quindi bisogna parlarci in inglese e vi risponderà in inglese, almeno che appunto non gli chiediate di rispondervi in italiano, in quel caso vi risponderà in italiano, ma basta avere un inglese basic che potrete fare la maggior parte delle cose, soprattutto perché se sbagliate a chiedere qualcosa a volte vi corregge e vi dice il modo esatto in cui dovete chiedere quella cosa, perché comunque arriva a capire lo stesso. Peso veramente top, ragazzi, ho occhiali di altri brand che pesano molto di più, non si sente totalmente. Il fatto del leddino qua, che come detto hanno un leddino anche qua interno, quando vi arriva un messaggio, quando state girando un video eccetera eccetera, si illumina anche questo leddino. Non l'ho mai visto, non so perché, ma cioè, se non mi concentro proprio a guardare da quel lato non lo vedo, quindi non è assolutamente fastidioso. Durata batteria, durano abbastanza per me che non porto gli occhiali da vista. Ho visto diversi youtuber che ne parlavano, portano gli occhiali da vista, hanno fatto mettere le loro lenti con la gradazione esatta, gli diventa un po' scomodo perché senza occhiali loro non possono stare, se no magari non vedono, poi dipende dal tipo di vista che avete ovviamente. Se vi manca tanto, nel momento in cui togliete gli occhiali siete ciechi come una talpa, allora gli diventa abbastanza scomodo. La durata varia ovviamente dall'uso che andrete a farne, con gli vari aggiornamenti è stata anche migliorata. Io vi posso dire che di norma, usandoli per un po' navigatore, qualche video che ho fatto, qualche domanda che gli ho fatto, ma li ho anche usati per testarli, mi duravano dalle 5 alle 6 ore circa. Ho visto qualcuno che è arrivato ad utilizzarli anche per 10 ore, ma ribadisco, nel momento in cui non portate gli occhiali, se sono scarichi e volete utilizzarli, basterà che li mettiate dentro la cover, anche solo in 15 minuti si ricaricano veramente di tanto, quindi poi potrete rindossarli e andare avanti ad utilizzarli, a fare video, eccetera, eccetera. Ora voglio parlarvi della parte fotografica, video. Allora, qualità top. Ragazzi, per una lente così piccola, per un'ottica così piccola, sono rimasto abbastanza scioccato. È vero che ho delle altre action cam molto piccole, ma è veramente piccolissima, ha una stabilizzazione allucinante, ragazzi. Infatti non mi aspettavo, oltre alla qualità visiva, non mi aspettavo una stabilizzazione anche così alta. Ce l'avete in testa? La testa è la parte che muovete più velocemente quando siete in giro e guardate qualcosa, stabilizzazione ottima, foto molto belle, ovviamente col sole, sotto la luce del sole, qualità top. Nel momento in cui già magari siete in casa, c'è meno luce o inizia a calare la sera, ovviamente va a peggiorare leggermente, ma quello lo fa anche l'ultimo modello di iPhone. Anche oggi ho fatto un video che ho provato a mettere direttamente su Instagram, non avevo ancora messo video su Instagram direttamente dagli occhiali, si può collegare direttamente Instagram appunto agli occhiali e quindi nel momento in cui andate a fare un video potete caricarlo direttamente anche su Instagram. Ero ovviamente in cucina con poca luce che entrava dalla finestra, ma il video direi che è venuto più che bene. Una delle due non è una telecamera, una è una telecamera, l'altra è un LED di stato che ovviamente nel momento in cui andate a scattare la foto, andate a registrare un video, per legge c'è questa lucina che si accende, così almeno va ad informare le altre persone che state filmando. I video hanno una durata massima di 3 minuti per il momento, e per il momento dico perché fino a prima appunto duravano un minuto, ancora prima duravano solo 15 secondi, quindi con i vari aggiornamenti stanno migliorando. L'unica cosa che veramente non mi ha troppo convinto, i video e le foto che vanno a fare sono quadrate, quindi vanno bene appunto per Instagram. Spero che questa cosa possano andarla a sistemare con dei futuri aggiornamenti, perché almeno per me, che sono un creator anche di YouTube, ma penso anche per molta altra gente, sarebbe bello poter scegliere nel momento in cui andate a esportare il file se farlo in 16 noni o addirittura magari in noni sedicesimi. Sarebbe veramente una figata. Questo lo fanno già le videocamere di Insta360, cosa che secondo me dovrebbe essere ampliata in qualsiasi videocamera d'oggi. Ora voglio parlare della parte dell'intelligenza artificiale, che è la parte più wow e comoda. Come già detto, potete chiedergli un sacco di cose, vi risponderà. Una cosa che può essere una pecca per alcuni o magari una bella cosa per altri, è vero, non andranno a memorizzare le vostre cose, o almeno nell'applicazione potrete andare a vedere le domande che avete fatto nel tempo e le varie risposte che potete poi andare anche a cancellare, ma loro non impareranno, non memorizzeranno, e questa è una cosa che
La trovo un po' stupida, però l'hanno fatto apposta. La pecca più grossa, della quale vi stavo parlando prima, è che al momento in Europa questa parte di intelligenza artificiale ancora è bloccata. L'unica cosa che dovrete fare è, almeno per il momento dell'attivazione, avere una VPN. Ed è qui che ora dovrei dire, come tanti altri creator, dovete usare questa VPN, pubblicizzando una VPN molto famosa, ma visto che non mi pagano, io semplicemente ho scaricato una VPN di quelle gratuite che ho usato per quei 5 minuti di configurazione e poi l'ho cancellato. State attenti perché le VPN gratuite ovviamente guadagnano anche loro, e come guadagnano? Vendendo parte dei vostri dati, anche se in realtà dovrebbero difendervi da questo, però a loro volta o lo fanno con le pubblicità o magari vendendo alcuni dei vostri dati che usate magari durante l'iscrizione, eccetera eccetera, le classiche cose che fanno tutte comunque le applicazioni, alcune magari di più di altre, ma se andrete a configurarli senza la VPN, allora poi dovrete ricancellare tutto e rifare la configurazione da capo. Volevo giusto farvi vedere un altro paio di cose, ovvero come interagire. Hey Metallook, what you see in front of me? In front of you is a camera on a tripod and clothes hanging to dry. What else? There is a white wall and some decorations on the shelves. Can you repeat me in Italian language? Davanti a te c'è una fotocamera su un treppiede e vestiti appesi ad asciugare. Ci sono anche pareti bianche e decorazioni sugli scaffali. Adesso ho visto lì perché ho lo stendino con dei vestiti da asciugare e come vedete appunto se gli chiedete di rispondervi in italiano andrà a rispondervi in italiano. Che dire ragazzuoli, spero che questo video vi sia stato utile, se avete delle domande fatemele qui sotto. Sono contento di aver acquistato i Ray-Ban Meta, spero facciano altri aggiornamenti e che implementino un sacco di altre robe super fighe come hanno fatto finora, quindi speriamo continuino su questa strada. Ragazzuoli, non saprei che altro aggiungere, vi ricordo di dare un'occhiata sotto a tutti i vari link e seguitemi su Instagram perché lì posto veramente un sacco di cose, potete lì avere qualche anteprima. Seguitemi anche su TikTok, faccio sempre tante live e lì carico anche lì un sacco di altri video. Non saprei che altro aggiungere, nient'altro. Bella!